Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi del primo serial killer italiano, ovvero di Antonio Boggia. Molto probabilmente qualcuno di voi l'ha già anche sentito nominare. Pensate che è stata la prima persona che ha causato numerosissime stragi in tutta Italia. E sapete dove abitava? In Stretto Bagnera, una delle vie più piccole di tutta Milano, anzi molto probabilmente anche di tutta la Lombardia, ma di Milano al 100%. Dovete immaginare che ci passa a malapena un motorino e una persona. Ma prima di cominciare questo video, come di consuetudine, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, lasciate un bel like a questo video, condividetelo su tutti i vostri social e commentate tantissimo. Ma diamo subito il via senza perdere altro tempo in questa storia che veramente ha rabbrividito tutti quanti. Antonio Boggia infatti è noto proprio come il primo serial killer italiano documentato della storia. Conosciuto anche, tra virgolette, come il mostro di Milano, è una figura molto oscura della metà del XIX secolo, la cui vicenda ha lasciato un segno indelebile nella storia della criminalità italiana, ma soprattutto giudiziaria del nostro paese. Eccovi qui raga un resoconto dettagliato della sua vita, dei crimini e del suo processo. Antonio Boggia nacque a Urio, un piccolissimo paese sul lago di Como, il 23 dicembre del 1799. Le informazioni che abbiamo sulla sua infanzia sono molto frammentarie, non sono ben documentate e chiare, ma l'unica cosa certa che si sa è che proveniva da una famiglia molto umile. Trasferitosi a Milano, però, in giovane età, trovò impiego come muratore e manovale, professioni che gli permisero di stabilirsi in modo permanente in città. Boggia era descritto come un uomo robusto, dai modi taciturni e molto riservati, e queste caratteristiche contribuirono a farlo passare inosservato per molto tempo. Nonostante fosse una persona apparentemente ordinaria, Antonio nutriva una profonda avidità e insaziabilità nei confronti del denaro, tratti che, combinati a una mente calcolatrice, lo portarono a pianificare una serie di omicidi, diciamo tra virgolette, quasi perfetti. I crimini di Antonio Boggia si svolsero principalmente nell'arco di 10 anni, ovvero tra il 1849 e il 1859. Le sue vittime erano principalmente conoscenti o comunque persone con cui lui aveva un rapporto stretto di affari. La sua strategia, raga, era molto semplice quanto efficace, ovvero attirava le proprie vittime in luoghi appartati, gli tolse la vita e si appropriò di tutti i loro beni. Boggia agiva con un'estrema freddezza e il suo modus operandi prevedeva l'uso di un'ascia proprio per togliere la vita alle sue vittime, spesso e volentieri colpendoli alla nuca. Ma non si fermò, raga, a togliere semplicemente la vita alle persone, ma dopo il delitto si occupava anche di nascondere il corpo. I luoghi spesso e volentieri scelti appunto per nascondere i corpi erano spesso scantinati o comunque fosse scavati alla perfezione. E sapete come faceva a scavare queste buche con estrema precisione? Proprio grazie alla sua abilità di muratore.
Ma ragazzi, arriviamo ai primi 3 delitti famosi, soprattutto riconosciuti. Maria Agnese Bianchi, proprio la sua prima vittima, perse la vita infatti nel 1849. Vi racconto in modo molto veloce chi era questa Maria. Era una vedova molto benestante che Antonio le tolse la vita semplicemente per appropriarsi appunto dei suoi beni. Ma arriviamo a un altro delitto, raga. Vi ricordo che quelli che vi sto elencando sono i suoi delitti più famosi, perché in realtà ce ne sono moltissimi altri. In questo caso però parliamo proprio di Francesco Saverio Casati. Deceduto nel 1950 ed essendo appunto un conoscente di Antonio, gli ha tolto la vita per lo stesso identico motivo di Agnese. Infatti anche in questo caso l'assassino aveva sottratto tutti i beni alla propria vittima. Ma arriviamo al terzo delitto famoso, ragazzi, ovvero commesso nell'anno 1859, e lui si chiamava Angelo Galimberti. Ma ragazzi, questa persona segnò finalmente la fine della carriera criminale di Antonio. Infatti, dopo aver tolto la vita ad Angelo, l'occultamento di questo corpo non fu abbastanza curato, portando proprio questo corpo alla sua scoperta in modo molto rapido. Ma arriviamo al suo arresto, ragazzi, perché Antonio Boggia fu arrestato nel 1860 dopo che i resti di una delle sue vittime furono ritrovati in uno scantinato. E sapete come fu stato possibile il ritrovamento di questo corpo? Proprio grazie alla denuncia di alcune persone che avevano notato la scomparsa di Galimberti e sospettavano appunto del suo coinvolgimento, ovvero di Antonio Boggia. Durante tutte queste svariate e numerose indagini, gli inquirenti scoprirono anche altri corpi e il processo di Antonio Boggia fu uno dei più sensazionali della storia italiana e attirando l'attenzione anche non solo della stampa ma anche dell'opinione pubblica. Antonio fu processato a Milano e nonostante i numerosi tentativi di difendersi, sostenendo di essere mentalmente malato, fu ritenuto pienamente colpevole di tutte le sue azioni. Antonio infatti fu condannato per impiccagione e la sua pena fu eseguita l'8 aprile del 1862. Pensate che la sua esecuzione fu l'ultima ad avvenire a Milano, perché poi subito dopo venne abolita la pena di morte. Ragazzi, il caso di Antonio Boggia però lasciò un'impronta indelebile nella storia della giustizia italiana e fu uno dei primi esempi di come un criminale possa agire con estrema premeditazione e freddezza per scopi esclusivamente economici. Ma lo sapete ragazzi che il suo decesso contribuì allo sviluppo delle tecniche investigative molto avanzate? E non solo questo, ma anche al dibattito sulla criminalità e sulla pena di morte proprio nel XIX secolo. Infatti tutt'oggi la figura di Antonio è ricordata come una delle più inquietanti figure della storia italiana, un simbolo infatti di come l'oscurità possa celarsi dietro delle semplicissime apparenze ordinarie. E adesso vi svelo un segreto, insomma, magari qualcuno di voi lo sa, soprattutto magari chi abita da Milano come me, ma lo sapete che passando in quella via dove abitava Antonio, ovvero Stretta Bagnera, alcune persone, la maggior parte anzi delle persone che passa di lì sente ancora aria gelida provenire contro di loro e non solo, ma si sente anche addirittura toccare i capelli e fortissimi brividi alla schiena. Ma non solo questo, raga, anche sensazioni di nausea
nausea e di giramenti di testa. Ragazzi, se qualcuno si vuole avventurare in quella via, sappiate che è totalmente libera, anzi è ancora abitata. Quindi se siete amanti del brivido, se siete amanti del terrore, dell'horror, ma dell'horror proprio reale, raga, passate di lì di notte, ma non solo di notte, anche di giorno. Però se volete fare una cosa veramente più seria e tosta, raga, passateci di notte e poi mi saprete dire. Che dire, anche per oggi purtroppo questo video termina qua. Mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare tantissimo, di condividere questo video su tutti i vostri social e di attivare tutte le campanelline. Noi ci vediamo quando? Ovviamente, come dico sempre, molto presto nel mio prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!